Buongiorno amici, oggi vi portiamo nel paese più instagrammabile ma anche uno dei più belli d'Olanda, Giethoorn. Prima di arrivare abbiamo pedalato nel Parco Nazionale de Hoge Veluwe. Ma che fai? Dove abbiamo pianto davanti ai quadri di Van Gogh. Mettetevi comodi, che si parte! Oh, ma io mica la sapevo questa cosa qua, E buongiorno, piove, meglio di notte che di giorno, comunque tra poco dovrebbe smettere. Noi ci troviamo a Witezee, praticamente un laghetto che si trova al confine tra Olanda e Germania. Ovviamente siamo in Germania perché qui si può ancora dormire in libera. Ora partiamo, entriamo in Olanda, arriviamo alla destinazione di oggi, almeno quella prima, e poi faremo la colazione. Finalmente sta uscendo il sole dopo tutta l'acqua che abbiamo preso stamattina. Ma comunque è una cosa di quale tenere conto, perché pioggia e vento sono una costante qua. Può capitare che piove 5 volte al giorno, poi c'è tanto sole, poi arriva il vento, ma noi ci divertiamo sempre lo stesso. Ormai sono chilometri e chilometri che costeggiamo Parco Nazionale immersi in questo bosco. Costeggiamo, ci siamo dentro e stiamo arrivando al parcheggio. Questo è un posto incredibile, uno dei più belli d'Olanda, purtroppo per gli italiani è poco conosciuto, ma noi ci siamo già stati e volevamo assolutamente tornare perché non abbiamo esplorato alcuni punti, così abbiamo approfittato per portare anche voi. Buongiorno signore! Quell'ultima mi sembrava molto interessata ad essere filmata. Oh, ragazzi, è veramente difficile capire come vestirsi. Abbiamo adesso queste leggere antivento, ma ci siamo portati dietro anche le altre cose più pesanti. L'unico dubbio è se portare cappellino o meno, che dopo se si mette a piovere si scioglie. Cambio. Prima tappa biglietteria. Questo è l'unico parco nazionale dove si paga ingresso, ma poi questo ve lo spiega Maya. No, because we just visited. We visited already. Ah, okay. It's good. Then the last question, are you willing to donate €1 to the Highway Education Foundation? Thank you very much. Alla fine abbiamo pagato 29 € la donazione e biglietto del parcheggio incluso, però credeteci, veramente ne vale la pena. Come Sasha ha detto, questo è l'unico parco nazionale che si paga, ma perché è proprietà di una fondazione, ma quando vedrete com'è il parco capirete perché si paga. Meglio venire il mattino presto, così magari riuscite a vedere qualche animale, ma sicuramente non dovete presto per prendervi una bici gratuita e non c'è bisogno di cercare una con le gomme gonfie, c'è la pompa. In assenza di bambini potete legare anche lo zaino. Entriamo subito qua nel bosco perché è la prima tappa, andiamo verso la capanna di caccia. Il parco nasce quando la signora Helen Kröller-Müller decide di fare un dono al suo marito. Voleva regalargli una riserva di caccia e ha trovato questo terreno qua. Ma chi era la signora Helen Kröller-Müller? Era la figlia dei industriali tedeschi, era straricca. Poi si è sposata con un altro altrettanto ricco e praticamente sono diventati la famiglia più ricca di Olanda. Poi trovate delle indicazioni che vi dicono dove andare per vedere cosa. Io direi di andare a provare a dare una sbirciatina di là. Andiamo a vedere perché è ancora presto. E siamo arrivati alla prima casetta dell'osservazione. Devo parlare piano perché se ci sono animali si spaventano. Qui è pieno di queste casettine dove potete appostarvi e aspettare che qualche animale arriva. Purtroppo non abbiamo visto niente questa volta ed era anche piuttosto difficile andare sulla sabbia bagnata. Sì, ma a proposito di animali, la signora scelse questo posto perché è pieno di cervi rossi, ci sono le volpi, mufloni, tassi, tantissimi uccelli e a quanto pare ultimamente sono comparsi anche i lupi. E noi l'ultima volta cervi però li abbiamo visti. Come potete vedere il parco è curato e stracurato, però la signora ha detto esplicitamente che il parco deve rimanere più possibile allo stato naturale. Ma particolarità di questo parco non è soltanto questo che voi vedete, il bosco. Qua ci sono le dune basse, c'è una brughiera,
ci sono dei terreni erbosi assurdi. State proprio passando da una zona all'altra, sembra cambiare stato, sembra cambiare paese, e quello è bello di questo parco. Purtroppo il sole è andato via e sta piovigginando leggermente, in realtà qualche goccia. Mi dispiacerebbe soltanto che non si capisce in video, che non si percepisce quanto è bello questo posto. Le indicazioni dicono a destra. In giro per il parco troverete questi funghi che vi daranno tutte le indicazioni di quale avete bisogno. E questo è per impedire agli animali selvatici di passare. E siamo arrivati a quello che è chiamato capannino di caccia. Casina di caccia. Casina di caccia, ma in realtà si tratta della residenza estiva dei signori Kröller-Müller. Ma la signora Helen Kröller-Müller non costruì soltanto questo, perché per il parco che abbiamo visto è bellissimo, è uno dei più importanti di Olanda, è veramente unico nel suo genere. La signora ha costruito una cosa ancora più importante, il museo dedicato al Van Gogh, ma di quello parleremo più avanti. E ora riprendiamo il nostro giro per il parco, cercando di vedere qualche animale se possibile. Ma parliamo un attimo di queste bici che sono a disposizione gratuitamente. Sono le bici olandesi, e secondo me le bici olandesi sono migliori bici che potete trovare per guidarli così tutti i giorni. Magari gli italiani sono più bravi a fare le bici da corsa, ma credetemi, olandesi sanno cosa fanno. Sono bellissime! Ma cosa hanno di particolare? Che sono molto semplici. Prima hanno una posizione, una seduta che ti costringe a stare dritto. Guardate Maya, non hanno nessun amenicolo in più, perché si frena semplicemente cercando di girare indietro, quindi unico freno che avete è questo. Grazie alla postura e grazie al fatto che quando siete seduti così premete con tutta la forza, con tutto il corpo, non vi servono nemmeno marce. E c'è un punto osservazione. Ma che fai? C'è dentro una specie di risonanza. E siamo arrivati a un altro punto di osservazione. Ecco cosa si può vedere da qua. Purtroppo niente anche qua, però nel frattempo, finché abbiamo aspettato, è uscito il sole. Ora prendiamo una strada sterrata. Questo parco è pieno di sorprese. Allora tu mettiti qua, io vado di là. Adesso vedremo cosa mai ha da dirmi. Dai, dimmi qualcosa. Sei bellissima. Wow! Ti hai sentito? Ma che materiale è? Scusa. Per me è cemento. Alla fine si è sentito veramente chiaramente che sono diventato Lello e di non montarmi la testa di avere un nome così bello. E questo è Visitor Center. Qui potete anche mangiare e bere qualcosa, ma noi siamo portati dietro il nostro caffetozzo. E qui nel Visitor Center c'è anche un museo. Queste sono le radici di un albero di 130 anni. E poi non ditevi che non ve l'avevo detto. Si sente soltanto il rumore del vento e basta. Ormai da un po' che stiamo girando. Sì, niente. E ora stiamo arrivando alle vere brughiere.
E tra poco arriva anche il deserto. E ora guardate come cambia il paesaggio. Soltanto poche centinaia di metri davanti troveremo deserto. Coffee time. Coffee time. Ma che meraviglia! Ci sediamo lì? Sì. È un po' ventoso, però il caffè si può prendere lo stesso. Dentro tutto il parco troverete tavoli da picnic dove potete sedervi tranquillamente, mangiare e bere quello che avete, però abbiamo notato che tutti gli altri come noi preferiscono trovare un posto così particolare fuori del mondo e prendere il proprio caffè o mangiare. E ora, finito il caffè, andiamo al museo. E stiamo arrivando al museo. Ma prima di raccontarvi come nasce questo museo e la più grande e importante collezione di Van Gogh al mondo, dobbiamo dirvi una cosa, che Van Gogh probabilmente è diventato quello che è grazie proprio alla signora Helen Kroller-Müller. Signora Helen, accompagnando la sua figlia alle lezioni d'arte, si appassiona all'arte, ma soprattutto si appassiona ai quadri di Van Gogh, alla sua storia. Trova con lui una affinità, una spiritualità e cominciò ad acquistare i suoi quadri, creando una collezione unica al mondo. La signora riesce a raccogliere più di 90 quadri, 100 disegni, decide di costruire il museo, però ahimè arriva prima guerra mondiale, perdono tanti soldi, hanno la collezione ma non hanno un posto dove metterli. Allora si mette d'accordo con lo Stato olandese che lei mette la sua collezione e loro costruiscono il museo. La signora però voleva che il museo fosse costruito proprio qua dentro questo parco, perché riteneva che le opere di Van Gogh possono essere ammirate solo in assoluta pace e silenzio. Ma come sappiamo tutte queste cose, oltre ad aver visto una trasmissione sul Prime? È che la signora durante la sua vita scrisse centinaia, per non dire migliaia di lettere, dove documentò tutto quanto. 1 hour later. E siamo usciti dal palazzo del museo, però ci troviamo nel giardino del museo dove continua l'esposizione delle opere d'arte moderna. Io finalmente ho smesso di piangere perché l'emozione per me era troppa, veramente. Sì, l'emozione era troppa, perché noi alla fine non è che siamo venuti a vedere perché Van Gogh, perché noi siamo appassionati di Van Gogh da una vita. Abbiamo girato tutti i musei dove c'era anche soltanto un quadro di Van Gogh e ovviamente siamo stati anche al Van Gogh Museum, che probabilmente è la più grande collezione, forse siamo svegliati, questa è la seconda più grande al mondo, e qui abbiamo visto alcune delle opere che abbiamo desiderato da sempre di vedere. In primis è il caffè di notte. Sì, perché non potete immaginare, cioè si dice per tutti i pittori quando lo vedi dal vivo, ma qua il quadro si illumina quando ti avvicini con la testa, con gli occhi, come ti avvicini al quadro. Abbiamo fatto anche le riprese, ma questo vale anche quando lo guardi con i tuoi occhi, ti avvicini, si illumina, colori diventano, ma poi essere vicino a quelle pennellate sembra di stare insieme a Van Gogh. Abbiamo visto comunque alcuni quadri che io non ho mai visto, Il mangiatore di patate, che tu hai già visto. Sì, io ho visto Mangiatore di patate nel 98 quando sono stato al Van Gogh Museum. All'interno del museo troverete quadri relativi a tutti i periodi, da quello iniziale quando utilizzava ancora i colori della terra, colori della povertà, passando per quello provenzale illuminato dal sole, arrivando fino al periodo quando ormai era rinchiuso nel sanatorio. Ma forse questi quadri sono quelli che preferiamo di più. Oltre a Van Gogh qui trovate una marea di altri pittori, potete trovare Monet, Gauguin, Pissarro, Signac, Mondrian. Sicuramente vale la pena di venire a fare un giretto se siete appassionati d'arte. E dopo il museo abbiamo fatto ancora qualche giro in bici, è uscito il sole. La nostra visita al parco finisce qua, ma la giornata no, andiamo verso Giethoorn.
E dopo 7 ore si riparte. Ma attenzione alle rotonde olandesi che sono divise in corsie, quindi se non imboccate la corsia giusta subito all'inizio potrebbe capitarvi di non poter prendere l'uscita desiderata. È una cosa normalissima, l'abbiamo già vista tante volte, però è sempre bello vedere. Si alza il ponte e passa una barca della quale in questo momento vediamo soltanto un albero. Adesso magari la vediamo dall'altra parte. Ed eccola che si vede. Comunque vedere ponte alzarsi è più facile che non vederlo, nel senso che ogni 2x3 c'è un ponte che si alza o si abbassa. Ed eccoci arrivati a quello che per noi è la miglior sistemazione che potete trovare a Gatehorn. Forse non è la migliore, però è quella che piace a noi. Le piazzole sono veramente ampie, sistemate, camper è sempre su ghiaia e avete tutto questo spazio verde per voi. Ma vi faccio vedere di preciso dove si trova e chi è il proprietario. Ci troviamo direttamente sul canale principale che c'è a Gatehorn e il proprietario è il signore con i capelli bianchi che taglia l'erba. E questo è il nome del campeggio. Poi in realtà non so se è un campeggio, un'area sosta, la linea è molto sottile, però comunque i prezzi sono dall'area sosta. Di là trovate tutti i servizi di quali avete bisogno. E se volete stare soli, ma dopo tutte quelle ore in bici noi vogliamo soltanto fare una doccia. Quella sera abbiamo fatto soltanto un giretto senza registrare, a parte queste 2 clip, ma un paio d'anni fa era ben diverso. The next morning. Buongiorno! E buongiorno! Oggi vi faremo vedere, appena riesco a aprire bene gli occhi, Gatehorn. Non so se vi abbiamo detto che il campeggio dista poche centinaia di metri da Gatehorn. Ma prima di arrivare a Gatehorn, più pittoresco villaggio olandese, vi facciamo subito vedere un po' di tipiche case olandesi. In questa zona, come in intera Danimarca, il tetto di paglia non è un optional. Pure gli animali hanno tetto di paglia. Nonostante si nota una cura quasi maniacale dei giardini, vabbè, loro hanno anche tanta acqua in abbondanza, sembrano tutti molto naturali. Ed è difficile trovare 2 case uguali. Le finestre ampie e senza le tende ovviamente sembrano far entrare più luce possibile durante le giornate invernali. Giro a Gatehorn lo potete fare in 3 modi: a piedi, come faremo noi oggi, affittando una barca oppure facendo il boat tour. E le barchette sono queste qua, ma non vi preoccupate, vi faremo vedere anche un giro in barca, ma prima un consiglio da visitatore seriale. A parte che vi consigliamo di venire qua a visitare questo paesino, vi consigliamo anche di dormire qua e incominciare il tour al mattino presto. A piedi lo potete già visitare verso le 9, mentre le barche incominciano a affittarle più o meno verso le 10 e come vedete adesso quasi non c'è nessuno sui canali. Nel pomeriggio è un incubo, non riuscite quasi a fare il giro e godervi il panorama.
canali visti da qua su sembrano piccolissimi, mentre dalla barca sembrano decisamente più grandi. E ci sono le ortensie dappertutto, di tutti i colori, ma guardate che altezze che raggiungono. E abbiamo anche queste ortensie a punta dette arancini, provengono da Catania. Oh, ma io mica la sapevo questa cosa qua, Manovrarla, accenderla non è difficile, ma portarla dritta è un'impresa e metà delle persone si perde il giro e l'ebbrezza cercando di tenere la barca dritta nei canali. E qui con la barca si prosegue e si esce al lago aperto. E alla fine il barco vi porterà su questo lago qua, dove potete navigare anche nei canali e in seguito venire qua a prendere un caffè. Le ortensie che escono qua sono pazzesche, guardate che colori e che altezza che raggiungono. E qui stanno posando un nuovo tetto di paglia. Pensate quanto sono validi questi tetti di qui, dove la pioggia e il vento sono all'ordine del giorno, e loro non è che fanno tanto le cose per Instagram. Ma come fanno dei lavori qua? Utilizzando queste chiatte qua. E ora vi facciamo vedere un altro modo di utilizzo di questa stessa chiatta. Non abbiamo mai visto così tanti lavori in questa zona. Si vede che anche loro hanno il bonus 110 ristrutturazione tette in paglia. Ma la conoscete la storia di Gatehorn? I primi abitanti vennero qua nel XIII secolo, erano i famosi Mennoniti che sono scappati dal sud Europa per la peste ma anche per le loro credenze religiose. Praticamente erano flagellanti e non erano ben visti in Europa. La chiesa dietro le mie spalle è una chiesa mennonita che tutt'oggi accoglie tutti i popoli a prescindere dalla loro diversità, religione o credo. Quindi anche quello serve per far capire che Olanda da sempre è stata uno stato che permetteva a tutti di esprimersi liberamente. Ma sapete qual è il problema principale di Gatehorn? Che non riuscite a smettere di fermarvi a fare le foto e i video. E stiamo ripartendo, direzione Texel, vero? Sì, salutiamo questo stupendo campeggio. Rimanete con noi perché settimana prossima prendiamo il traghetto e andiamo sull'isola di Texel. Dalle spiegazioni in olandese abbiamo solo capito che il capitano stava parlando con una Sara. What you need.